Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, e le energie predestinate per il mese di dicembre 2025. Abbiamo la carta del giudizio, amici dello Scorpione. Può essere un momento di presa di consapevolezza, un momento dove ci si rende conto di una verità più grande, di una realtà onnicomprensiva, mi verrebbe da dire. Tenete presente che è la carta che rappresenta la chiamata e può essere sia una chiamata di tipo spirituale, quindi l'essere chiamati dalla vita a fare qualcosa, piuttosto che una chiamata di tipo fisico. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate sotto nella descrizione del video il link e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono 3, ognuno ha la propria playlist, c'è un corso di metafisica sui chakra, un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando un corso di numerologia. E in più, sempre nella descrizione, poi finisco, ci sono i corsi di livello intermedio di tarocchi. Uno è quello che parte a gennaio 2026 e sarà live e recentemente ho anche pubblicato un videocorso di tarocchi di livello intermedio. In realtà diciamo che è indicato per i neofiti, per chi si sta approcciando e diciamo così non sa ancora se vuole diventare cartomante. Comunque date un'occhiata ai video, ci sono i video di presentazione. Ok, andiamo a vedere le energie predestinate per il mese di dicembre. Partiamo subito forti con un arcano maggiore, l'imperatrice, 9 di bastoni, 7 di coppe, 6 di denari, la morte, 2 di coppe, 4 di spade e 5 di bastoni. Bene, adesso andiamo a vedere l'evoluzione energetica del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro e in un secondo momento, ragazzi, andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro. Allora, partiamo da questa imperatrice che secondo me indica un qualche tipo di posizione stabile che voi potreste avere all'inizio del mese. C'è un potrebbe anche essere una fase di progettazione, considerato che è collegato con la gestazione, con la maternità, con la gravidanza. Andiamo a vederla. 2 di bastoni e 8 di coppe. Sì, direi che l'inizio del mese è abbastanza soddisfacente, è abbastanza pieno. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Diavolo. Fante di spade e 6 di bastoni. C'è come una situazione di partenza dove state bene, siete a vostro agio, e dopodiché si passa, diciamo, ad una fase, direi difensiva o di determinazione dei confini. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Fante di bastoni.
e torre. Io credo che qui ci sia una fase. Allora, diavolo e fante di spade potrebbero avere a che fare con il controllo, l'ipercontrollo, voler controllare come la successione degli eventi, voler controllare il futuro o voler controllare qualcuno. Io credo che sia dovuto a questo sette di coppe sono sempre un po' le illusioni, ehm, però avete anche la torre, quindi secondo me queste illusioni potrebbero ad un certo punto cadere. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Potrebbe anche essere una questione dove si pensi che mantenendo qualcuno o qualche cosa fuori si riesca ad avere la situazione sotto controllo. Perché anche qui l'8 di coppe è girato al contrario, quindi c'è come un non volersi spostare da una situazione e il 2 di bastoni mi parla di qualcuno che ha un certo tipo di attaccamento. Effettivamente l'imperatrice, come vi dicevo, è una situazione comoda, è qualcuno che è a proprio agio, che è nell'abbondanza, nella prosperità, però è anche vero che il 2 di bastoni parla di avere uno sguardo al futuro, c'è come questa situazione direi comoda che però implica il dover tener fuori certe cose. Vi dico, il 6 di pentacoli spiegato dalla luna e di nuovo da un 7 di coppe. Qui io credo che si tratti di compromessi. Luna e 7 di coppe sono due carte di forti proiezioni, ragazzi, quindi fate attenzione perché ho come l'idea che non conosciate tutta la verità. Cioè, sono carte che vi fanno vedere, scusate, solo metà della medaglia. Difatti poi qui abbiamo torre e morte e io credo proprio che ad un certo punto arriverà come questa caduta del velo. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un re di coppe e un 7 di bastoni. C'è come una rigenerazione qui. Può essere che ci siano nuovi accordi, però guardate, con tutte queste carte sì, possono darvi una speranza, però fate attenzione perché il 7 di coppe ce l'avete due volte, avete anche la luna, sono carte di illusioni, di proiezioni. È come un vedere l'asticella troppo alta o pensare che si possa raggiungere un certo tipo di risultato semplicemente attraverso il controllo o l'autocontrollo o non lo so, il potere, la forza di volontà. Però qui c'è da trasformarsi un pochettino con questo re di coppe, come se si dovesse dare spazio anche alla parte un po' più empatica, umana. Andiamo a vedere il 2. Asso di spade e 5 di bastoni. Non lo so perché, ma ho come la sensazione che possa esserci una questione tra fratelli. Ehm, per quello che riguarda la gestione di qualche cosa, che può essere sia a livello familiare, potrebbe essere un genitore, per qualcuno sono dei nipoti. E quindi qui è come un mettere delle barriere per tenere sotto controllo la situazione, non tanto magari il ragazzino, il bambino, però il fatto che, faccio un'ipotesi, che i fratelli, i parenti, insomma, non ne approfittino del vostro tempo, del vostro spazio, insomma, e che ognuno metta le proprie, ehm, metta, diciamo, se stesso un po' a disposizione di quello che c'è da fare. È il non faccio tutto io, ma qualcuno mi deve aiutare. Però io ho la sensazione, bisogna trovare dei nuovi accordi. Tenete sempre presente il lato emotivo della questione perché certe decisioni alle volte sono, quasi tutte le decisioni in realtà sono fatte
per degli stati emotivi, però cercate un nuovo punto di incontro. Potrebbero esserci anche in mezzo delle questioni di soldi o di eredità o di contratti con questo 6 di pentacoli, ragazzi. Però qui c'è da parlare chiaro e da definire la propria posizione. Andiamo a vedere il 4 di spade. Sole e 5 di coppe. Io credo che ritirarsi un po', come giustamente farete, farà sì che le cose prenderanno un'altra piega. Non dico che cambierà questa situazione, però voi la vivrete in un modo completamente diverso. Io sento che potrebbero esserci come delle divergenze con persone molto vicino a voi e potrebbero essere parenti, fratelli, potrebbero anche essere dei colleghi, magari per qualcuno, adesso poi arriviamo a vedere i vari settori, però andiamo a vedere il 5 di bastoni, perché potrebbero esserci dei grattacapi da dover risolvere, però ripeto, secondo me è un po' dato da come voi impostate le cose, il quanto diventerà grattacapo o no. Cioè, se siete persone che continuano a pensare alle cose, oppure se siete persone che semplicemente dite io faccio questo, poi per il resto non voglio sapere nient'altro, quindi come dettate una regola, un confine, in base a come voi vi comportate davanti alla situazione, possono esserci più o meno conflitti, ok? Qui abbiamo un 6 di spade e un 6 di coppe. Sì, di nuovo. Mi rimarca i fratelli, i cugini, le persone con le quali siete cresciuti. Guardate, avete anche un 6 di spade al contrario. Io sento che dovete smettere di reagire sempre nello stesso modo. Cioè, se volete che qualche dinamica relazionale, qualsiasi relazione sia, cambi, dovete smetterla di reagire come avete fatto sempre e cercare un altro modo, magari diplomatico, per agire o reagire in modo da trovare questo nuovo equilibrio. Guardate che cosa c'è sotto, 6 di pentacoli, c'è anche qui. Quindi secondo me poi l'equilibrio si trova. Però appunto, ricordatevi la parte empatica della situazione e quindi magari non siate troppo duri, troppo categorici, siate flessibili. Però ecco, per ritrovare un pochettino la pace, secondo me sarebbe sufficiente togliersi da delle cose in realtà, soprattutto se siete responsabilizzati di tanti lavori, di tante persone, di tante questioni. Semplicemente toglietevi da qualcuna di queste. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro, quindi andiamo a vedere le persone che sono disoccupate. Arrivano aiuti. È vero che c'è un 6 di pentacoli, quindi qualche lavoretto andante così potrebbe arrivare. Potrebbero essere soldi che arrivano da dei progetti laterali al vostro lavoro abituale. Non lo so, voi magari state cercando, che ne so, in ufficio, però avete l'hobby di, non lo so, prendervi cura del giardino e quindi riuscite magari con qualche potatura extra a raccimolare qualcosa, mettiamola così, no? È per farvi un esempio, chiaramente. Ehm, Ragazzi, vorrei darvi delle notizie
più positive, però detto sinceramente avete come bisogno di cambiare qualche schema di comportamento, c'è la morte. E anche qui la carta delle credenze limitanti. Io credo che, allora, per qualcuno vuol dire ingoiare il rospo e andare da quel parente, da quell'amico, da quel ex datore di lavoro e chiedere se ha bisogno, e ingoiare un po' l'orgoglio. Ehm, Però guardate, mi dispiace, ma per dicembre non vedo proprio grandissimi inizi lavorativi o ehm, qualche strada percorribile in realtà. Però siamo alla fine dell'anno, manca poco, quindi sicuramente gennaio l'energia cambierà perché di solito le aziende rifanno un po' tutto diciamo, il programma dell'anno, quindi mi spiace, vorrei dirvi qualche cosa di migliore, ma per adesso non lo vedo. Diciamo che, essendoci la carta del giudizio, una chiamata lavorativa effettivamente potrebbe arrivare. Però da lì a dire che magari è proprio un parente, un amico che vi chiama e vi dice: Senti, non trovo nessuno che venga e che mi possa fare, non lo so, un part-time in verticale, puoi venire tu? Ipotesi, e qualche cosa tirate su. Non è il vostro lavoro principale comunque. Ok, parliamo delle persone che sono occupate. Allora, qui sento che potrebbero esserci come dei cambi a livello di struttura aziendale, potrebbero essere cambi nella gerenza, cambi ehm, come fusioni o scissioni aziendali, forse più scissioni. Il punto qual è? Che cambierete ruolo. Se siete, diciamo, semplici operai, potreste diventare responsabili, potreste essere, diciamo così, investiti di qualche incarico un po' più in alto rispetto a quello che siete adesso. Vi dico che per qualcuno potrebbe essere un buon diciamo che c'è l'imperatrice, per qualcuno si potrebbe gestare l'idea di cambiare lavoro effettivamente in questo periodo, ok? Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, non è che vedo grosse cose, sinceramente. Quello che mi viene da dire è che per aumentare le vendite o migliorare, se volete, il vostro servizio, mi parlano sempre di questa parte empatica da dover sviluppare. Fate dei pensierini a Natale ai vostri clienti, che sono quelli, magari dividete le categorie, i clienti dell'ultimo anno che hanno comprato magari anche solo una volta, fate un pensierino, i clienti che magari sono venuti 2 o 3 volte, fate un altro tipo di fasce di prezzo di pensierino e quelli abituali che comprano tanto fate un regalo di un altro tipo, però mi parlano di fare dei regali personalizzati per il singolo cliente, magari anche solo con il nome, per esempio, perché secondo me sarà la cura al dettaglio che metterete che vi farà vincere sulla concorrenza. Questo ce l'ho chiaro. È come se aveste bisogno di coccolare di più il cliente, di farlo sentire a casa, nel focolare. Parliamo di soldi, ragazzi. Allora, se ci dovessero essere queste questioni tra familiari e ci fossero di mezzo i soldi, se per esempio non fossero tu fai quello, io faccio questo, quindi la divisione dei compiti piuttosto che le ore di babysitteraggio o cose per lo stile, se ci fossero dei soldi in mezzo, sento che in qualche modo, prendendo posizione, le cose torneranno effettivamente in equilibrio, cioè troverete un punto di incontro. Non sarà semplice, ve la dovete lottare,
però fino a quando non siete soddisfatti dell'accordo raggiunto, non cedete, cioè spiegate le cose con calma, non è che vi dovete azzannare, però spiegate le cose, andate a fondo, cercate di fare le cose in modo che entrambe le parti ci guadagnino e vedrete che le cose andranno bene. Poi, per quello che riguarda l'amore, le relazioni, allora, se siete single, hmm, ragazzi, ho come la sensazione che potrebbe farsi vivo qualcuno del passato. Penso che qualcuno abbia bloccato, bannato, non so come si dica, però escluso dalla propria vita questa persona. Ma ahimè, in un incontro nella società, potrebbe essere una gara, potrebbe essere un incontro sportivo, insomma, beccherete questa persona e io credo che manterrete la vostra posizione. Non dico che vi chiuderete perché vedo che comunque uno scambio potrebbe esserci, magari un caffè, un qualche cosa, però non sarà, cioè vi farà piacere magari rivedere questa persona dopo tanto tempo perché le avete voluto bene, perché ne avete vissute tante insieme, però non è che da lì ci sia la possibilità di aprirsi a cambiare l'idea dello stare o no con questa persona. Cioè sento che il no resta no se fosse stata una persona tossica. Diversamente, se non avete proprio nessuno, se del vostro ex o della vostra ex non ne volete proprio sapere, vi dico che potreste rivedere. Ho sempre il passato che mi ritorna, primo perché c'è il giudizio, secondo perché abbiamo la luna, abbiamo un 6 di spade e un 6 di coppe, quindi il passato mi torna molto molto forte. Potrebbe essere qualcuno del passato con il quale o la quale non c'è stato niente di romantico e inizierete così, sempre prendendo la vostra posizione, perché sento che non siete tanto aperti, a livello emotivo, siete un po' orsi in questo dicembre, siete focalizzati su di voi più che tutto. Ehm, E comunque devo dire che si può aprire una conversazione, ok? Mettiamola così. Non vedo nessuna intenzione da parte vostra, però non siete neanche... Prendete posizione sì, ma non è che siete chiusi, siete aperti, ma arrivate fino a un certo punto, diciamo. Per le persone che sono in coppia, allora, qui la sensazione è che siate in una zona di comfort, in una zona comoda, in una zona confortevole, bella, magari anche prospera, però qualcuno di voi non ci sta così bene come se la vende. Cioè, da un lato ci sono certe comodità alle quali non volete rinunciare, dall'altro lato ci sono altre scomodità che non potete più fare a meno di vedere. Vi dico, qui c'è torre e morte in questa lettura, ragazzi. Potrebbe essere un mese dove si arrivano ai ferri corti, ma vi dico anche che con quest'asso di spade e il due di coppe può esserci un punto di incontro, ok? Quindi lavorate prima di tutto sulla vostra chiarezza mentale, sulla vostra sincerità con voi stessi. Prima fate il dialogo interno, perché comunque avete anche una falsa prospettiva della relazione con queste tre carte, i due sette di coppe e la luna. Cioè c'è un qualche idea un po' sfarsata che vi fa, se vogliamo, rimanere attaccati ad una realtà. Però qui con più trasparenza, visto che abbiamo il sole che porta chiarezza mentale, l'introspezione, rendetevi conto di che cosa causa queste credenze che vi limitano. Secondo me è questa visione parziale delle cose. Potrebbe esserci anche una tendenza a voler controllare l'altro o a voler controllare troppo la situazione, pensando che se si ha tutto sotto controllo non può succedere niente di male. Però eh, non è così. Per le persone che sono in una relazione, clandestina, piuttosto che non etichettata, piuttosto che difficile,
Io la vedo un po' con alti e bassi. Anche qui potrebbe esserci questa tendenza da parte vostra a controllare la persona, controllare le azioni, controllare anche voi stessi, cosa dire, cosa non dire, come farsi vedere, che cosa non mostrare di voi. Però questo non aiuterà. Anzi, se ve la posso dire tutta, sento che è meglio esporsi. Cioè, nel senso, è meglio dire le cose come stanno con questa persona che avete in testa, piuttosto che non far vedere che cosa vi fa arrabbiare, diteglielo ben chiaro che cosa vi fa arrabbiare. Certe volte si tende a tacere quello che ci dà fastidio o la rabbia perché abbiamo paura che l'altro poi ci rifiuti, che l'altro non ci ami più, che l'altro non ci voglia più bene. Però in realtà questo vuol dire far conoscere solo una parte di noi, la parte positiva, la parte rabbiosa ce la teniamo per noi. Quindi uno, a parte che non fa bene tenersi la rabbia dentro, però è come non darsi del tutto all'altra persona perché si sta nascondendo una parte importante di noi. E invece farsi conoscere al 100% dall'altro vuol dire dare il bello e il brutto. Noi siamo tutto, non possiamo continuare a reprimere la rabbia anche perché dopo un po' si trasforma in zona d'ombra. Quindi è giusto dare tutto. Non è che vi dovete sbranare l'altra persona, però se c'è qualche cosa che vi dà fastidio, puntate i piedi. Ed è un po' quello, cioè nel senso, vedo tanta passione tra voi e l'altra persona, però in tutti i sensi, sia in orizzontale che in verticale. Quindi affrontate i temi che vanno affrontati e toglietevi dalla testa queste idee del non devo dire, non devo fare, non devo far vedere magari. O guardate, si gira a torre di bastoni, potrebbe essere il dire devo fare tutto io, sono io che devo mandare avanti la relazione, carta di bassa autostima, il 3 di pentacoli, devo essere sempre io che organizzo, potrebbero anche essere queste cose, anzi fatemi sapere se vi risuonano. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. Ok, la prima è andata. Carta numero 7 e questa carta fa riferimento al curarsi con le erbe, con diciamo le cose naturali. Poi abbiamo la carta numero 1, parla di avi, di famiglia, di morte. Qui abbiamo la morte e qui abbiamo la risurrezione. È interessante perché viene rappresentata con un occhio ed è come se gli avi, se i nostri predecessori, vigilassero su di noi. Qui il giudizio ha le ali. Normalmente nelle carte dei tarocchi quando ci sono le ali raffigurate è perché c'è come un angelo che sta vegliando su di noi. E poi abbiamo la carta numero 22 dove c'è il sole che avete già anche qui e parla proprio di divino maschile, di testimonianze. Eccolo l'asso di spade. Guardate, secondo me si tratta, come vi dicevo all'inizio, di rompere un pochettino gli schemi di comportamento. Il numero 22 è un numero maestro e qui parla proprio di magnificenza, quindi secondo me sarà un mese per risorgere proprio come la fenice. Penso che chiamerò il video così. Bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Carta numero 25, meditazione. Fermo la mia mente e abbraccio o mi arrendo al divino. Andiamo a vedere ancora una fatina. Jolly. Quindi questa fatina ha la chiave, potete fare tutto quello che volete, potete aprire le porte di qualsiasi livello, mettiamola così, i livelli sono i chakra, che vengono anche chiamati sigilli alle volte, no? Perché sigillano. Vabbè.
roba metafisica. Gratitudine. E anche qui c'è il sole, ragazzi. Secondo me arriva un buon periodo. Arriva un buon periodo di risveglio spirituale, di risveglio, di presa di consapevolezza. È come se ci si rendesse anche un po' conto di queste illusioni, di come trovare la serenità, di come vivere diversamente certe relazioni che potrebbero effettivamente essere un po' conflittive nel mese di dicembre, però è come se trovaste la strategia giusta per vivervela in modo diverso. E come? Semplicemente smetto di fare quello che ho sempre fatto e per cui poi mi sono lamentato. Mi chiedono sempre di fare quel favore lì, semplicemente adesso dico no, non posso. Poi posso trovare mille scuse, non ho tempo, mi si è rotta la macchina, non lo so, fate voi. Ehm, Però il punto è cambiare. Se prima c'eravate sempre per tutti, adesso un po' meno. Mm? Ok, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete hype, date like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Però sappiate che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la parte degli abbonati. L'abbonamento è stato, cioè o meno tutti i video che pubblico nella parte degli abbonati sono stati studiati come se fossero un corso di formazione, ovvero sono 4 playlist, vanno viste in ordine progressivo di numero ed è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo lì a disposizione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!